Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi ripropongo il progetto Falabella. Molte di voi mi avete chiesto di realizzare un altro video con delle misure più grandi, infatti il precedente tutorial era una falabella mini. Ho deciso di realizzarla multicolor, quindi è nata la falabella 1000 righe. Tutti i materiali che vi propongo li trovate sul sito Borgo dei Pazzi e trovate il link in descrizione per acquistare il kit esattamente per realizzarla in questa maniera. A questo punto ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Ed anche per questo progetto io vi ripropongo il cordino Inda. Io mi sono trovata veramente molto bene nel realizzare il precedente tutorial con questo cordino che è veramente eccezionale, si presta moltissimo perché è più morbido dei soliti cordini, assolutamente made in Italy, riciclabile, e lo ripropongo perché veramente il risultato è stato eccellente. L'azienda è Borgo dei Pazzi, è un'azienda leader nel settore, non è relativamente giovane, ma offre, oltre al cordino che io vi mostro, tantissimi altri prodotti veramente eccellenti ed ovviamente made in Italy. Il quantitativo che ci servirà per creare la falabella 1000 righe è di un totale di circa 500 grammi, chiaramente distribuito un po' per ogni colore, per cui voi potete decidere di acquistare il kit con queste tonalità o da altre tonalità, oppure realizzarla direttamente con un unico colore. Questa è una vostra scelta. La 1000 righe è veramente carina e poi queste 4 tonalità, secondo me, messe insieme, danno veramente forma a una borsa molto particolare. Poi ci occorrerà anche 3 metri di catena per poter realizzare sia i contorni, i manici e la tracolla. L'uncinetto che io utilizzerò è il 3,5, anche se per questo cordino può andare bene dal 3 al 4, quindi io ho scelto la via di mezzo, poi ognuno chiaramente andrà a scegliere l'uncinetto con cui si troverà meglio nel lavorare il nostro cordino Inda. Quindi a questo punto ci armiamo di tutto e iniziamo la spiegazione. Iniziamo realizzando 25 catenelle. Effettuate queste 25, torniamo indietro e realizziamo le nostre 24 maglie a punto basso. E ci rivediamo a questo punto. Completato il primo giro, quindi 24 maglie, catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo con gli aumenti. Quindi nel primo punto e nell'ultimo punto andremo a realizzare gli aumenti, quindi ne faremo 2 in questo punto, quindi 1 e 2, e poi proseguiamo con una maglia bassa in tutti i punti sottostanti, per cui arriviamo a 26 maglie. Ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come continuare. Arrivati all'ultimo punto, io ne ho già fatto uno, vado a fare un altro punto che sarà il nostro secondo aumento, così mi ritroverò con 26 maglie. A questo punto, sempre catenella, voltiamo il lavoro e in questo giro di ritorno non andremo a fare aumenti, ma ci sarà il cambio colore. Ovviamente io lo farò non con una regola ben precisa, ogni 2 giri, ogni 3 giri, inizio, alla fine, a metà, cioè qui possiamo, essendo una 1000 righe, non c'è una cosa precisa, ognuno può dare libero sfogo alla fantasia e quindi iniziare e terminare quindi questi cambi colori a piacimento. Io inizio sempre col verde, quindi questo è il giro di ritorno, non farò aumenti, ma semplicemente mi limiterò a creare le mie maglie che troverò man mano.
io fra un po' mi fermo. A questo punto decido di cambiare il colore, prendo il colore successivo al quale ho già creato il cappietto e io faccio questo, mi inserisco sempre ancora con il verde, prendo il filo, estraggo e anziché chiudere il punto basso con lo stesso verde, io prendo il cappietto e lo vado a chiudere in questa maniera. Poi mi lavoro la codina, la metto sotto per poterla quindi chiudere bene e continuo quindi con i miei punti bassi semplicemente con il nuovo colore. Per qualche punto mi tirerò dietro la codina in questa maniera, così sigillo il punto e evitiamo anche che si scucia la borsa. Quindi continuo e poi noi questo colore verde lo tagliamo, altrimenti ci riportiamo troppi fili in giro, poi magari andrà nascosto per bene. Quindi io, scusate, stavo lavorando la codina per sbaglio, poi la si va tagliando perché altrimenti si combina, diventiamo pazze con tutti questi fili, quindi continuiamo, arriviamo alla fine del giro e vi faccio vedere come creare il secondo aumento del successivo giro. Completato anche questo giro, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con il giro degli aumenti, quindi a inizio giro e a fine giro un doppio punto basso su questi punti, quindi facciamo 1 e l'aumento e proseguiamo quindi con dei punti bassi, quindi non è un lavoro assolutamente complicato e ci rivediamo a questo punto per fare insieme ancora qualche passaggio. Siamo arrivati all'ultimo punto, anche qui faremo un aumento e così le nostre maglie sono diventate 28. Ed ecco qui. Catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro col giro di ritorno senza aumenti. Quindi anche questo un passaggio molto semplice. Io ho deciso per mia praticità di creare i miei cambio colore anche per avere tutti i fili dalla stessa parte, quindi io il cambio colore non nello stesso punto dove abbiamo fatto questo, ma in giro, diciamo, quindi senza un ordine ben preciso, io eseguirò il cambio colore sempre durante il giro di ritorno, in maniera tale che questo è il lato dritto, quindi il lato che poi verrà all'esterno, quindi il lato esterno della nostra borsa, così andremo a nascondere tutti i fili, quindi anche quando la borsa non verrà foderata, comunque ci sarà un certo ordine e tutti i fili saranno dallo stesso lato. Quindi vi faccio vedere insieme ancora una volta il cambio colore. Quindi stavolta decido di farlo un po' più avanti, quindi arriverò più o meno a questo punto. E ho deciso di proseguire con il giallo e adesso ve lo mostro. Quindi arrivato più o meno a questo punto o più avanti, più indietro, insomma ognuno poi decide, al solito io cosa faccio? Mi inserisco, prendo il filo e anziché chiuderlo con lo stesso colore, una volta che siamo davanti il cambio, io faccio al solito, già ho preparato il cappietto del colore successivo, lo inserisco sull'uncinetto e mi vado a chiudere il punto. Al solito la codina ce l'andiamo a lavorare, il colore viola lo chiudiamo per bene, poi lo andiamo a tagliare e proseguo
già sapendo che questo dove vado a fare il cambio colore e il giro di ritorno, dove non ci saranno aumenti. Ed eccolo qua. Quindi ci vediamo alla fine del giro, vi rifaccio vedere un'altra volta l'ultimo cambio, appena farò quest'altro giro faremo insieme l'ultimo cambio colore e poi potete proseguire da sole. Arriveremo anche al punto dove non faremo più aumenti e vi spiegherò come proseguire. Vi faccio vedere l'inserimento dell'ultimo nostro colore, quindi al solito ci inseriamo, prendiamo, non chiudiamo, ma chiudiamo con il nuovo colore. E al solito ci andiamo sempre a nascondere la codina. A questo punto noi prima di tagliare ce lo chiudiamo per bene e proseguiamo. E questo, come sempre, il giro di ritorno, quindi senza aumenti. Noi siamo partiti da 24 maglie, arriviamo a 38 maglie e ci rivediamo per farvi vedere come proseguire il lavoro. Mi raccomando, sempre creando il cambio colore, per cui ci rivediamo non appena questa prima parte della borsa è completa. Ed eccoci arrivati a 38 maglie. Quindi partendo da 24, man mano che abbiamo fatto gli aumenti siamo arrivati a 38. Adesso, quindi questo ho completato il giro di ritorno, infatti qui ho fatto il cambio colore, da adesso in poi andremo a proseguire creando il corpo borsa senza più aumenti, quindi che siano sempre a 38. Ci allunghiamo, compreso questo, per un totale di circa 32 cm e ci rivediamo per creare la parte finale, quindi in questo caso con le diminuzioni. In ogni caso la misura precisa ve la darò non appena avrò terminato il pannello. Quindi ci rivediamo per creare il finale della nostra borsa. Ed ecco il pannello quasi ultimato. Vedete? Adesso noi, arrivata a questo punto, dobbiamo ricreare, quindi nel modo inverso, questa parte che va a chiudere. Il pannello, quindi questa parte fino a dove ho messo questo marcapunti, misura 29 cm, poi ho creato già lo spazio per i laterali che sarà di 4 cm e mezzo e adesso andiamo a completare il nostro pannello. Io adesso cosa faccio? Ho completato il giro, ho fatto la mia catenella, vedete, volto il lavoro e adesso iniziamo le diminuzioni, perché da 38 punti dobbiamo arrivare, quindi man mano che andiamo a diminuire dobbiamo arrivare a 24 punti. Quindi adesso anziché entrare nel primo punto lo saltiamo, quindi già creiamo la prima diminuzione e andiamo avanti. E da questo punto continuiamo. Anche questo è il giro di diminuzioni, per cui vi ricordo non ci sarà il cambio giro. Ci vediamo a questo punto per farvi vedere come creare l'altra diminuzione a fine giro. Eccoci arrivati a fine giro ed andiamo a creare l'altra diminuzione. Quindi cosa facciamo? Entriamo nel punto successivo, quindi sul penultimo, estraiamo, non chiudiamo, entriamo nell'ultimo, estraiamo e chiudiamo entrambi. Ed ecco creata la seconda diminuzione. Catenella, voltiamo il lavoro e a questo punto, quindi come vi ricordate cosa avevo detto, il giro di ritorno non prevede diminuzioni e andiamo a fare tutti i punti. Quindi in questo giro di ritorno, l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare con i cambi colori. Una volta che arriviamo a questo punto voltiamo il lavoro e facciamo altre due diminuzioni e andiamo a completare
quindi andare a creare questa parte finale. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa parte. Io poi vi farò vedere anche, completerò anche, dico, il giro di punto basso per contornare, ricordandoci che in questi punti dobbiamo fare nello stesso punto punto basso, catenelle e punto basso nei 4 angoli, e ci rivediamo per creare insieme i laterali. Ed ecco il pannello completato ed anche contornato col giro di punto basso di rifinitura. Io mi sono portata avanti, ho già eseguito il primo laterale che ancora deve essere cucito e vi farò vedere nel dettaglio come cucirlo. La misura di questo pannello completo di contorno di punto basso sarà 19 x 5, quindi senza il contorno sarà 18 x 4, quindi poi col giro di contorno assumerà questa misura. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio cosa dobbiamo fare per creare il nostro laterale. Dobbiamo avviare 8 catenelle e tornare indietro con dei semplici punti bassi, quindi otterremo 7 maglie, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è veramente un passaggio molto semplice. Catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo da capo con giri di andata e ritorno sempre di 7 punti. Quindi veramente molto 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 semplice. Ecco qui. Arriviamo a 19 centimetri e poi eseguiamo il contorno. Ovviamente voi potete scegliere di fare il laterale di un altro colore, a me è piaciuto molto questo verde contornato col fucsia, per cui ci rivediamo per andare a fare la cucitura del laterale non appena l'abbiamo completato e poi ci rivediamo per fare ancora l'ultimo passaggio. Ed ecco cucito un laterale. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio la cucitura dell'altro. È già una cucitura che abbiamo visto tante volte, ma io ve la ripropongo. Io chiaramente ho preso delle misure, quindi mi raccomando, contiamo le righe, deve essere uguale, quindi lo stesso punto. Mi sono contata per praticità anche i punti che vanno, io li ho contati da dove c'è la catenella fino a qui, e ho fatto la stessa cosa anche da qui a qui, in maniera tale da avere tutto proporzionato e tutto perfettamente uguale. Quindi io mi sono agganciata, io adesso quindi sfilo il mio marcapunti, mi inserisco nella catenella, scusate, nel punto precedente, prendete, mi raccomando, un bel po' di filo perché dobbiamo appunto cucire tutto quanto. Poi cosa faccio? Vado dove ho messo i marcapunti che adesso tolgo, prendo tutte e 4 le asole, vedete? Le prendo tutte e 4 ed estraggo il filo. Poi vado in quello successivo da questa parte, prendo quello che sta di fronte e chiudo, tiro per bene e vado nel punto successivo, quindi tutte e 2 le asole, anche quelle di fronte, e tiro. Continuo sempre facendo la stessa cosa nel punto successivo ed ecco qui. Ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa cucitura e vi farò vedere nel passaggio successivo come cucire tutta la catena attorno alla borsa. Ho cucito pure i laterali, quindi sono tutti e 2 completi. Volevo farvi notare che appunto la particolarità di questo cordino Inda, che è veramente eccezionale, ha una resa fantastica perché è molto più morbido rispetto a tanti altri cordini che ci sono in commercio, ma nello stesso tempo dà rigidità alla borsa. Infatti, come potete vedere, non ho inserito nessuna rete, nessun indurente, ma la borsa si sostiene da sola.
Adesso ci dobbiamo occupare della cucitura della catena tutta attorno alla nostra borsa. Io mi sono già agganciata qui all'interno e adesso noi cosa facciamo? Prendiamo l'inizio della nostra catena, quindi ci inseriamo sul primo punto e iniziamo entrando nel foro della prima maglia della catena. Ce la sistemiamo per bene, andiamo diciamo sul punto che troviamo proprio di fronte, quindi la prendiamo con tutte e due le asole ed estraiamo il filo. Ce lo sistemiamo, andiamo nel punto successivo dove troviamo, vedete, la nostra catena ed estraiamo. Poi questa parte qui, nel momento in cui andiamo ad agganciare il manico, rimarrà dritto. Proseguiamo, quindi man mano noi andiamo a sistemarci la catena, tiriamo ovviamente per bene e andiamo a sbucare nella maglia che sta di fronte alla catena. Tiriamo e la catena rimarrà bella fissa. Continuiamo questo passaggio e andiamo man mano a cucire. Vedete, io uscendo da qui rientro in questo foro della maglia successiva, prendo la maglia che mi sta di fronte e tiro per bene. Ed ecco che inizia a vedersi la cucitura che dobbiamo realizzare. Adesso noi lo facciamo fino a questo punto, quindi giriamo e contorniamo fino a questo punto qui e vi faccio vedere come continuare e anche lasciare le maglie per il manico. Quindi ho cucito, siamo partiti da qua, ho contornato tutto il mio lato, poi sempre senza tagliare la catena, io arrivato qui il filo l'ho tagliato, l'ho riagganciato da questa parte, ma la catena l'ho lasciata, ho contato 35 maglie e dopodiché ho continuato la cucitura che vi avevo fatto vedere prima. Quindi sempre al solito ci andiamo a cercare la maglia che viene di fronte e continuiamo fino alla fine. Non appena abbiamo cucito anche questo lato, prima di staccare la catena ne contiamo altre 35 e li andiamo a ricongiungere in questo punto. Per cui ci rivediamo non appena la borsa è completa. Ed eccola finalmente completa. Potete poi chiaramente foderarla all'interno, mettere una calamita di chiusura, poi ognuno sceglierà di personalizzarla come preferisce. Vi ricordo che troverete il link in descrizione per poter acquistare il kit. Date un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi perché oltre a quello che vi ho mostrato c'è veramente tantissima roba. Se vi è piaciuto il tutorial mettete un pollice in su, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella così sarete sempre informate sui miei prossimi progetti, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.